Benvenuti a Tenute Mera, io sono Alessandra Quarta e stiamo iniziando a fare una camminata tra i vigneti di Primitivo di Manduria. Siete pronti? Dunque, fine agosto 2020, abbiamo appena festeggiato i nostri 15 anni di attività. Questa vigna è nata invece nel 2007 e si prepara quindi alla sua prossima vendemmia. Una tenuta vicino al mare, quindi non siete qui per sentirlo, ma c'è questa brezza marina che è profumata e ci permette di fare un'agricoltura biologica o lotta integrata. Abbiamo due partizioni del corpo totale. Siamo in una proprietà di 80 ettari e 50 sono vitati e ovviamente il Primitivo di Manduria è un po' il principe. Il principe perché in realtà il re è il Negramaro. Questo a noi piace sempre ricordarlo perché poi il Negramaro è un po' il vitigno che è nel cuore anche delle persone più anziane, che il Primitivo negli ultimi decenni ovviamente ha permesso alla Puglia di essere nota in tutto il mondo e fortunatamente sta facendo fare grandi progressi anche in termini di qualità alle aziende, come produzione e anche come accoglienza, perché poi il Primitivo è un nome che riecheggia nella mente delle persone e sta portando visitatori da tutto il mondo. Però ecco, noi abbiamo il cuore diviso a metà tra il Primitivo e il Negramaro. È un'azienda che gestiamo con mio padre e con il nostro staff. Appunto, oltre alla parte della vigna c'è un bello staff di cantina. Mio padre è un biologo che, appunto, vi raccontavo, 15 anni fa è nata l'azienda perché lui prima aveva una sua società di biotecnologie. A un certo punto della sua vita, quando stava per compiere 50 anni, ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi invece al vino, che gli sembra una cosa molto più concreta. Quindi, cambiando vita, ha lasciato la sua azienda, abbiamo lasciato la nostra vita familiare, prima a Como e poi negli Stati Uniti. Io sono cresciuta a Como, ma la mia famiglia è di Lecce. E quindi abbiamo fatto tutto questo percorso per poi, appunto, nel 2005 prendere questa decisione di tornare al sud. Noi oggi lo chiamiamo il sud che emoziona, che è quel sud fatto di cose semplici ma intense, semplici ma complesse. Cioè quella semplicità che si trova anche nella cucina del sud e anche nei vini del sud, che è molto approcciabile, ti sembra quasi immediato, ma in realtà se vai a scavare un po' più a fondo ti rendi conto della grande complessità che ne esce. E quindi anche un piatto di orecchiette al pomodoro con il cacio ricotta fresco fatto in giornata dal casaro ha tutta la sua complessità da scoprire degustando molto lentamente. Ovviamente accompagnandolo con un calice di Anima di Primitivo, Anima di Negramaro, che sono i nostri classici delle cantine, oppure Quale, il mio progetto. Io invece mi sono unita a papà 8 anni fa. Ho studiato economia, quindi in realtà non ero orientata a lavorare in azienda agricola qui al sud. È stata una scelta che per me è venuta, perché la mia passione era data più che altro dalla cultura del vino, meno per la bevanda, che poi è diventata una passione nel tempo, perché ovviamente è qualcosa che va coltivato e che va nutrito. Però invece la cultura del vino, questa cultura antica, le sapienze di chi conosce la vigna, di chi conosce anche i segreti dell'uva e quindi del vino, mi ha affascinato moltissimo e il mio impegno è anche quello di tutelare questa cultura tradizionale che oggi ovviamente con lo sviluppo, con le tecnologie, sta in parte andando perduta. E quindi siamo qui insieme. Non è la nostra unica tenuta, questa è una piccola parentesi perché oggi siamo qui e ci focalizziamo su questo spazio, ma appunto abbiamo un'altra piccolissima cantina in Puglia, a Guagnano, nella DOC del Salice Salentino, una cantina che ha 1 ettaro di vigna ed è un cru, e quindi facciamo un singolo vino per una singola cantina per un singolo vigneto, quindi un concetto di unicità molto forte che contrasta con quella che è stata la storia di questi territori che hanno prodotto per decenni vino da taglio. Quindi lì noi siamo voluti andare a fondo invece nell'esprimere l'unicità massima di un progetto. L'altra cantina invece è ad Avellino, a Tufo esattamente, perché papà, quando ha iniziato questo progetto, ha voluto pensava che in Puglia non avrebbe potuto fare i bianchi di grandissima qualità che lui sognava di fare e che amava moltissimo come consumatore,
E quindi siamo andati in Irpinia, che ovviamente è diciamo un po' il nord al sud, ed è un territorio che amiamo moltissimo perché tra il greco di tufo, il fiano di Avellino e anche la falanghina riusciamo a fare dei vini straordinari che ci emozionano moltissimo e che in un certo senso completano anche il nostro portfolio. Parlo di portfolio perché appunto queste 3 cantine poi fanno parte di un unico progetto che è la Claudio Quarta Vignaiolo, la nostra azienda. Quindi questa cantina e questa azienda si chiama Tenute Mera, Cantina Moros quella di Guagnano, Cantina San Paolo quella di Avellino, di Tufo. Claudio Quarta Vignaiolo è il genitore, quello che dà la linfa alle cantine per andare avanti, un'unica filosofia produttiva, un'unica etica del lavoro e appunto commercializza i prodotti delle 3 cantine nei mercati internazionali. Questo per portare la grande qualità di una piccola cantina che si focalizza su i prodotti di un singolo territorio, però poterla portare in tutto il mondo e quindi poterlo fare conoscere. Questo perché quando vivevamo negli Stati Uniti, papà sfogliando gli atlanti del vino vedeva che c'erano intere pagine dedicate alla Toscana, al Piemonte, meritatissime, al Veneto, ma per il Sud Italia e le isole c'erano le ultime 2 pagine di coda. E quindi lui invece diceva non è giusto, perché in realtà il potenziale proprio di fare emozionare i consumatori di queste uve, di questi vini è enorme, e quindi lui ha voluto prendere un po' questa sfida. Come vi dicevo appunto, qui siamo nei vigneti, ma poi più tardi andremo in cantina. In cantina il nostro approccio è abbastanza scientifico, perché papà è un uomo di scienza, è un biologo, e quindi il suo controllo dei processi è abbastanza minuzioso, non voglio dire maniacale perché sembra eccessivo, ma il senso è che lui vuole controllare e vuole sapere quello che sta succedendo. Quindi sebbene il caso e la poesia sono tollerati e sono benvoluti perché fanno parte appunto della natura, però appunto ci si può sempre attrezzare anche per fare un'agricoltura in un certo senso green al massimo, perché noi vogliamo magari non fare l'agricoltura biodinamica, ma stiamo portando avanti diversi progetti di ricerca e di sviluppo sulla ricerca di nuove varietà da portare nella lista dei disciplinari regionali. Quindi abbiamo questa collezione di biodiversità che ospita oltre 500 varietà da tutta l'area del Mediterraneo, tutte minori, tutte dimenticate, tutte che non hanno mai trovato uno sbocco commerciale, che noi qui ospitiamo come se fosse una libreria vivente. Dall'altra parte facciamo delle microvinificazioni. Questo è un progetto sviluppato nel 2009 in collaborazione con l'Università di Milano, con i professori Scienza e Failla, ed è appunto queste microvinificazioni servono a capire quali sono le varietà che si adattano meglio al territorio, che sono più resistenti e che quindi un domani potremmo appunto proporre come nuove autoctone. L'altro progetto di ricerca è sui portainnesti, perché appunto crediamo che si possa fare agricoltura veramente green cercando il portainnesto giusto per la varietà giusta. Allora abbiamo impiantato 2 anni fa questi M1, M2, M3, M4, che sono i portainnesti sempre ricercati dall'Università di Milano per un progetto che si chiama Winegraft, che hanno finanziato diverse grosse aziende in Italia, inclusi noi, e abbiamo impiantato il Negro Amaro su 4 portainnesti tradizionali e 4 portainnesti innovativi, per capire come esaltano o no il potenziale sia gustativo del vino e sia appunto a livello di resistenza in questo territorio. E quindi noi adesso ci facciamo un'altra bella passeggiata e poi vi facciamo scoprire altri dettagli dell'azienda.